corretto caricamento dell'acqua all'interno della lavastoviglie può dipendere da vari fattori o da alcuni componenti. In questo video vedremo quali sono i passaggi che si susseguono in modo tale da poter identificare ed eseguire una diagnosi per capire quale fattore o componente è interessato a tal malfunzionamento. Nel corso del video troverete su nelle schede i collegamenti ai vari video che dimostrano come intervenire sul componente eventualmente che abbiamo identificato come non funzionante e pertanto poter risolvere la problematica. Passando alle fasi conseguenziali che si verificano prima del caricamento dell'acqua, dopo aver acceso ovviamente alla lavastoviglie, la prima azione che compiamo è quella della chiusura dello sportello. In questa azione di chiusura il criccotto, ovvero il blocco porta, se non è funzionante, non dà comunicazione alla scheda elettronica di avvenuta chiusura dello sportello e conseguentemente il carico dell'acqua non può avvenire. Se il blocco porta si è chiuso correttamente e ha dato comunicazione, a quel punto, premendo il tasto di avvio, dovrebbe iniziare la fase di carico. Se non inizia, la problematica potrebbe essere ricondotta ad un problema relativo al tasto di avvio o eventualmente alla scheda display. Queste due condizioni le possiamo facilmente escludere nel momento in cui, una volta che abbiamo dato l'avvio, avvertiamo entrare in funzione la pompa di scarico, la quale ha la funzione di svuotare completamente la vasca. Eseguita questa azione si può procedere al carico dell'acqua. Se abbiamo ravvisato che la pompa di scarico ha funzionato in maniera corretta, ma il carico ancora non si verifica, quello che dobbiamo controllare è la pompa di scarico stesso, ovvero se al suo interno c'è qualche impedimento, quindi magari apriamo lo sportello e vediamo se c'è acqua all'interno della lavastoviglie. Ad ogni modo dobbiamo verificare la pompa di scarico, dobbiamo altresì verificare se sul tubo di scarico è presente qualche strozzatura. Difatti un piegamento sul tubo impedisce il defluire dell'acqua e conseguentemente non si verifica l'azione di carico successiva, o ancora ci potrebbe essere un problema sempre da verificare relativo alla conduttura di scarico, pertanto allo scarico a muro o eventualmente allo scarico, controllare il sifone dove è collegato lo scarico della lavastoviglie. Una volta che abbiamo appurato che tutto è funzionante, quindi che lo scarico è avvenuto in maniera regolare, eccetera, e il caricamento dell'acqua non avviene, la cosa successiva che dobbiamo controllare è il rubinetto dell'acqua. Difatti in molti casi può capitare che il rubinetto rimanga chiuso dalla volta precedente o inavvertitamente viene chiuso e non avviene il carico. Solitamente sentiamo un ronzio provenire dalla parte posteriore della lavastoviglie, ovvero in corrispondenza dell'elettrovalvola, che si apre, però non passando l'acqua dal rubinetto non ne consente per l'appunto il caricamento. Eseguito il controllo sul rubinetto, il carico dovrebbe verificarsi. Se non si verifica ancora il carico, dobbiamo fare altri controlli, ovvero dobbiamo verificare se il tubo di carico presenta delle strozzature. Se non presenta delle strozzature è necessario controllare i filtrini di ingresso del tubo di carico, che troviamo uno in corrispondenza dell'allaccio alla rete idrica del tubo e l'altro nel punto in cui si allaccia all'elettrovalvola. Se abbiamo appurato che è tutto ok, tutto funzionante, dobbiamo altresì verificare se c'è un problema relativo alla pressione idrica, ovvero se l'acqua che esce dal rubinetto è poca e scarsa, ci potrebbe essere anche in questo caso un problema di caricamento. Eseguite tutte queste verifiche, controlliamo il maggiore indiziato, che è quello che sostanzialmente e solitamente può essere il più delle volte responsabile di questo difetto, ovvero l'elettrovalvola. L'elettrovalvola è quella che consente, su impulso della scheda elettronica, che ne consente l'apertura quando tutte le azioni precedenti sono andate a buon fine, consente l'apertura e pertanto il passaggio dell'acqua e evidentemente il caricamento dell'acqua. Fine, se abbiamo appurato che anche l'elettrovalvola è funzionante, il problema del mancato carico deve essere imputato a un problema di natura elettronica, ovvero alla scheda.